prova gli alberi, è caduto un sacco di neve, infatti quelli più esili alla fine si sono rotti, come potete vedere. Sono tornato qui alle cascatelle del Conca perché volevo provare a replicare uno scatto che ho fatto a gennaio dell'anno scorso, che aveva nevicato, e avevo trovato un bell'ambiente, non c'erano gli alberi rotti, tutti gli altri alberi erano coperti di neve anche sui rami, e vi lascio la foto qui così almeno vi fate un'idea di com'era. Solo che oggi trovo uno scenario completamente diverso, sinceramente mi dispiace parecchio poi di dire che questo posto, che in realtà ha delle potenzialità assurde, sia stato distrutto malamente dal peso della neve. Adesso proverò a fare uno scatto, adesso mi tocca inventare qualcosa, insomma. Cerco una nuova composizione, vedo se riesco a tirare fuori qualcosa, anche se credo che le migliori opportunità siano svanite completamente, perché appunto il corso del fiume è coperto dagli alberi che si sono rotti, quindi non so, c'è soltanto la cascata di interessante, ma bisognerebbe andarci veramente sotto per trovare qualcosa di carino forse. Spero vivamente che voi riusciate a vedermi e a sentirmi. Sono praticamente sotto la cascata, qua arriva un sacco di acqua nebulizzata, infatti questo è importante, è bene coprire la macchina fotografica con un panno in microfibra che è molto assorbente e avere a portata di mano sempre un fazzolettino, quello degli occhiali per esempio, per coprire la lente, che tenderà a bagnarsi di continuo, quindi dovete essere pronti. Prima di ogni scatto assicuratevi di chiudere la lente. Ho trovato questo punto in cui l'acqua si increspa in basso a destra nell'inquadratura, come potete vedere qui, in modo da formare quasi una freccia che punta quasi direttamente verso la cascata. Per realizzare questa foto poi dovrò fare un focus stacking perché sono molto vicino al primo piano, però insomma la cascata è abbastanza sullo sfondo. Quindi, oltre al focus stacking, procederò a fare vari scatti con una velocità di scatto diversa, in modo che l'acqua abbia una resa differente. Una cosa che non dovete dimenticare è un asciugamano quando fate le foto vicino alle cascate, perché oggi è già freddo e io sono tutto fraido di già. Però ora non stiamo andando a casa io e lei, stiamo andando su al monte perché ci dovrebbe essere ancora più neve. In realtà il piano di oggi è quello di arrivare lassù, fare qualche foto, qualche video, andare a mangiare al rifugio, che probabilmente non troveremo, e poi dopo goderci il pomeriggio, insomma. Siamo arrivati su all'eremo e la stessa idea che abbiamo avuto noi l'hanno avuta tutti gli italiani praticamente. Ci abbiamo messo tantissimo per arrivare perché è pieno di gente che scia, che si diverte sulla neve, insomma. Noi invece siamo sprovveduti di ciaspole, per cui incedere è fatica perché la neve è fonfa, è alta e il paesaggio è lunare, non si vede niente, è tutto bianco per la neve e tutto bianco per le nuvole, un'enorme distesa di bianco, nient'altro. Quindi tocca un attimo correre ai ripari, devo trovare qualche soggetto, dicevo, da fotografare, tipo degli alberi che potrebbero essere interessanti. Adesso vediamo. Ho trovato un'altra inquadratura, qui la neve è altissima, si sprofonda, è un freddo polare e come potete vedere qui a sinistra ci sono questi rami che sono completamente congelati e poi in alto a destra c'è questo albero completamente coperto dalla neve. Questi rami qui fanno una linea che conduce il vostro sguardo direttamente verso il soggetto, che poi punta verso l'angolo in alto a destra qua su, come in una via di fuga.
sta arrivando la nebbia, quindi adesso devo trovare il modo di staccare bene il soggetto dal cielo perché sono dello stesso colore, e farò un focus stacking perché voglio che tutta la zona qua in primo piano che vedete sia bella nitida, perché il giallo ha fatto un'ottima texture molto interessante, quindi voglio il dettaglio sia qui nel primo piano ma anche sullo sfondo, per cui farò penso un'unione di 3 scatti sempre con diaframma 11 in modo che io abbia poi dopo un lavoro più semplificato quando andrò ad unirle in post produzione. Quindi un trentesimo di secondo, 10 di diaframma e ISO 100, quindi il rumore più basso possibile, e faccio 3 o 4 scatti. Il video. Allora, qui mi tocca fare in fretta perché qua sono sulla neve e ho paura che sotto ci sia il baratro, quindi mi tocca fare abbastanza in fretta. Ho trovato questa composizione sempre con lo stesso albero, però qua a sinistra la neve ha creato quelle solite linee che fa insieme al vento, collaborando con il vento, che sono delle linee che di nuovo portano lo sguardo direttamente verso il soggetto. Il cielo in questo caso dietro è un pochino più chiaro, quindi c'è in realtà un po' di differenza tra il soggetto e il cielo, per cui riuscirò penso a staccarlo abbastanza bene in post produzione. Credo che questa foto in realtà sia la migliore di quelle che ho trovato oggi, praticamente 2, però insomma ecco, sono contento. Adesso vediamo, stoppo il video nella macchina fotografica e mi metto a scattare. Ora, i dati di scatto sono sempre i medesimi rispetto a prima, quindi un trentesimo di secondo, F10, ISO 100. E come prima voglio fare un focus stacking, perché comunque qui queste belle linee hanno la neve che si è cristallizzata, per cui creano delle belle forme. Scusate se le riprese sono state un po' fugaci e scusate se questo video sta durando poco, però voi dovete capire che effettivamente registrare un video e cercare di fare le foto quando è un freddo a dir poco iperboreo, come dicevo, non è facile fare un video o fare fotografie quando è questo, fa un freddo veramente atroce e abbiamo le membra, sia io che lei, completamente congelate, quindi adesso penso che andremo. Spero che le foto che ho fatto oggi vi siano piaciute, spero che vi sia piaciuto il video per quel poco che è durato fino a questo punto, e in quel caso lasciate un like, iscrivetevi, fate tutte quelle belle robine, mi dareste una gran mano e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se faccio qualche altra foto adesso per andare giù a discapito della Laura ve le faccio vedere, altrimenti ci vediamo direttamente al prossimo video. Un saluto, ciao ciao!